Namaste, con questo video voglio farti un regalo immenso, voglio regalarti una sessione completa della nostra Accademia di Luce ed è una sessione a cui tengo particolarmente, intitolata Come diventare uno yogi moderno. Ascoltala fino alla fine perché attraverso questa sessione potrai ricevere tutti gli insegnamenti e gli strumenti per poter unire la spiritualità alla vita di tutti i giorni in quest'epoca moderna. Quindi sarà un enorme contenuto che stai per ricevere. Buona visione, buon ascolto e prendi appunti se ti è possibile. Ok, allora, sessione di oggi vi silenzio, poi ovviamente se volete intervenire potete alzare la mano. Esatto. La registrazione è in corso, perfetto. Allora, sessione di oggi intitolata Come diventare uno yogi moderno, come essere uno yogi moderno. Ho scelto questo titolo che già può essere un programma e attraverso questo titolo c'è già un presupposto, che voi sappiate che cos'è uno yogi. Spieghiamolo meglio. Che cos'è uno yogi? Che cos'è lo yoga? La parola yoga significa unione con il divino. Unione. Unione che può essere unione tra ego e anima, unione tra anima e spirito, unione tra sé individuale e sé universale. Uno yogi non è colui che fa le posizioni fighe di yoga, ma è colui che si è unito al divino. Che poi nello yoga vengano usate anche le asana come posizioni che aiutano a sbloccare un certo tipo di energia, assolutamente sì, non è lo yoga, è soltanto un braccio delle 8 braccia dello yoga. Quindi lo yogi è proprio colui che si è riconnesso al divino, che si è riconnesso all'uno. Nel mondo New Age si sente tanto parlare del siamo tutti uno, siamo tutti connessi. Ecco, lo yogi è proprio colui che non solo lo dice, non solo l'ha letto da qualche parte, ma soprattutto lo sente e vive con questa consapevolezza. Come diventare uno yogi? Intanto, possiamo dire che è possibile, perché se pensiamo a uno yogi, pensiamo magari ai grandi maestri che ci sono stati e pensiamo a una figura che vive magari sulla cima dell'Himalaya, eremita per i fatti suoi. E invece non è soltanto questo. È possibile farlo e diventarlo anche qui, anche nelle case in cui vi trovate adesso, anche nel posto in cui siete ora. Fatemi un segno se mi sentite, perché vi avevo perso un attimo. Ok, ok, perfetto. In India c'è una distinzione che in sanscrito si suddivide in yogi e bogi. Non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare. Gli yogi sono appunto coloro che si fondono con il divino, i bogi sono invece coloro che vivono una vita materialista, che vivono senza offrire nulla e solo per loro stessi. E importante, anche persone apparentemente in un percorso spirituale sono bogi travestiti da yogi. Quindi un esempio potrebbe essere chi prende sostanze facendo rituali e dicendo di essere finiti nel samadhi, in chissà quale stato di beatitudine. Chi prende delle scorciatoie, in qualche modo, in India è visto come un bogi, quindi una maschera che però poi non è veramente la consapevolezza. Un bogiardo. Un bugiardo.
perché quella consapevolezza la si realizza attraverso un percorso e spesso le scorciatoie sono non sono vere scorciatoie, ma sono anche perdite di tempo. Quindi tutto ciò che nel mondo New Age potete vedere, ad esempio, connesso a una sorta di bacchetta magica, dove esprimo un desiderio, in un attimo si realizza, faccio una lettura delle carte, quella persona dice tutto il mio futuro e così via, sono tutte energie legate al Bogi e sono energie che ti distraggono dal vero sentiero, dal vero cammino. Quindi è importante conoscere delle tecniche, impararle. Ne abbiamo fatte tante in accademia, ne faremo ancora. L'importante è non attaccarsi a queste tecniche, perché a volte cosa succede? Che inizio un cammino spirituale, mi si aprono dei canali, quindi inizio a diventare più sensibile, più intuitiva, inizio a canalizzare delle informazioni magari. C'è chi ha questi doni. Il punto è che se ci identifichiamo troppo in questo, rischiamo di perdere il vero cammino, che è la piena realizzazione, non un assaggio dei mondi sottili. Ditemi se mi seguite, fatemi un cenno. Ci siamo? Ok. Quindi, non è il vestito che fa il monaco. E arriviamo, Azzurra. Mm, di base, che cos'è che insegnano gli yogi? Quindi i maestri che davvero si sono connessi al divino. E possiamo parlare di maestri di tutte le religioni. Dicono di entrare, entrare dentro di sé. E nel cristianesimo si può parlare di preghiera, nel mondo dello yoga, appunto, e nei luoghi orientali si parla di meditazione. In ogni caso viene detto di entrare e questo è uno dei passi che dobbiamo fare assolutamente se vogliamo compiere questo cammino qui e ora in quest'epoca moderna. Anzi, in particolar modo in quest'epoca moderna, perché siamo circondati da talmente tante informazioni esterne che ci portano a legarci alla materialità che se non entriamo dentro di noi, inevitabilmente ci perdiamo e c'è una dispersione di energia e dimentichiamo chi siamo. Quindi l'entrare dentro di noi è una via necessaria, come attraverso la meditazione, che in un linguaggio cristiano è chiamata preghiera, ma alla fine il senso è sempre quello, è il riunirsi al divino. Qui di nuovo dobbiamo fare attenzione a non raccontarcela, perché a volte sento in coaching persone che mi dicono: ah sì, beh, tutto è meditazione, medito anche mentre lavo i piatti e quindi perché sedermi a meditare? Sei sicura che parli tu o parla qualcos'altro che non vuole farti stare nella staticità, nell'immobilità e nell'ascolto? Perché se parliamo di presenza, sicuramente sì. Se io sono presente mentre lavo i piatti, sono cosciente a me stessa. Nello stesso tempo, non è la stessa cosa che stare nell'immobilità e nell'ascolto chiudendo i nostri sensi, chiudendo la nostra vista, chiudendo il nostro udito stando in una stanza silenziosa e così via. Tutto cambia e chi lo fa da un po' sa di cosa sto parlando e sa la differenza. Parliamo delle 8 membra dello yoga, delle 8 braccia dello yoga e di come possiamo applicarle noi oggi. Ne abbiamo parlato tanto, ci sono anche dei miei video su YouTube dove parlo di questo. Quali sono queste 8 braccia? Allora, sono intanto Yama e Niyama, di queste ne abbiamo parlato proprio all'inizio di Accademia. Le asana, quindi le posizioni corrette, che non fraintendetemi, non devono essere per forza le posizioni di yoga che vedete su Instagram. Già
stare in una posizione corretta, con la schiena bella dritta, il mento leggermente abbassato, il petto in fuori, sono in un'asana corretta. Asana è postura, posizione, quindi se io già in meditazione sono in una posizione corretta e nel mio quotidiano mantengo questa posizione, permetto ai flussi vitali di energia di fluire. Se io faccio un lavoro, ad esempio, dove sto costantemente ingobbita o dove la mia postura è scorretta, quell'energia non riesce a fluire come davvero dovrebbe. E la colonna per il risveglio è essenziale. Cioè, più la nostra colonna è limpida, è un canale, è come una canna di bambù, e più è facile creare questa famosa salita della Kundalini, quindi far salire l'energia dal radicamento, dal basso a qualcosa di più elevato. Quindi la postura. Il pranayama. Il pranayama che cos'è? È la respirazione. Esercizi di respirazione ne abbiamo consigliati diversi, soprattutto quando abbiamo fatto la prima chiamata individuale. Quindi respirare correttamente, imparare a riempire la pancia di aria, imparare a svuotare la pancia completamente, imparare a trattenere il respiro sia a pieno che a vuoto, ci aiuta a purificare le nostre cellule. Come molti di voi sanno, a causa dei traumi che viviamo nel corso della vita, la nostra respirazione si accorcia sempre di più. Quindi se voi vedete un bambino molto piccolo, noterete che respira in modo diverso rispetto a voi. Il bambino piccolo respira in modo completo. A volte crescendo iniziamo a respirare al contrario di quello che dovremmo, oppure iniziamo ad avere un respiro molto corto. E allora dico, fai un bel respiro profondo e respiro solo con le spalle e la pancia non fa niente. Perché? Perché nella pancia sono depositati traumi. Se io vado a respirare profondamente, ad ogni respiro sblocco dell'energia che mi tiene bloccata fisicamente, emotivamente, energeticamente e così via. Il trattenere il respiro a polmoni pieni, a polmoni vuoti, aiuta proprio a rigenerare le cellule. Gli yogi, i veri yogi, trattengono il respiro per molto tempo, molto più tempo di quanto la scienza possa credere sia umanamente possibile, proprio perché sono riusciti a realizzare l'ultimo vero attaccamento, l'attaccamento al corpo. Ora non è che dobbiamo arrivare in questa vita a questo, non necessariamente, anche se in realtà è possibile. Quello che dobbiamo cercare di fare è imparare proprio a purificare il nostro corpo attraverso il respiro e fare caso nel nostro quotidiano. Quanto respiriamo? Come respiro? Se mi fermo un attimo seduta in meditazione e inizio a fare dei bei respiri profondi, mi posso rendere conto che magari nel resto del tempo non avevo respirato correttamente. E questo è importante perché il respiro è proprio nutrimento, è prana, è energia vitale che entra. È ancora più importante del cibo. Poi il pratyahara. Il pratyahara è la concentrazione che viene prima della meditazione. Ad esempio, ehm, l'osservare una candela, lo stare anche ad ammirare la bellezza della natura, lo stare incantati a guardare un albero, ma non incantati nel senso che ti impalli a guardare l'albero e pensi al tuo ex che t'ha lasciato, per dire. Guardi e sei lì presente al 100%, completamente lì, in quel momento.
concentrato in quello che stai vivendo. Quindi l'imparare a sviluppare quella concentrazione è il mezzo che ti porta poi a mantenere anche la meditazione. Perché, come diceva Paramahansa Yogananda, la concentrazione ti aiuta a concentrarti verso qualcosa di esterno. La meditazione ti aiuta a concentrarti a Dio, al divino, all'universo, chiamiamolo come vogliamo. Quindi questa concentrazione è un qualcosa che deve imparare a iniziare ad accompagnarci nel quotidiano. Filippo ha condiviso anche l'immagine, così vi potete fare un'idea, poi ve la mandiamo anche sul gruppo se volete. Ok, quindi, grazie. Ok, Dharana. Dharana è la ritenzione dei sensi, cioè come una tartaruga impara a ritrarsi nel guscio nel momento in cui è in uno stato di pericolo, nel momento in cui vuole proteggersi, il nostro compito è imparare nella meditazione e non solo a ritirare le nostre membra, i nostri sensi. Se meditiamo e costantemente siamo disturbati da quella voce all'esterno, dal profumo di mia mamma che sta cucinando il sugo e così via, difficilmente la mia mente riuscirà ad entrare in profondità. Se io imparo invece a dissociarmi in qualche modo da queste distrazioni, entrando sempre di più dentro di me, come ad esempio ascoltando il mio respiro, ascoltando il battito del mio cuore, andando avanti noterete che i telefoni dei sensi si disattiveranno. Questa è Le una cosa antenne, che le antenne o antenne. telefoni possiamo anche chiamarli, no, perché i telefoni, suona come una bella metafora, cioè sono in meditazione, mi suona il telefono dell'auditivo con mia mamma che mi chiama, oppure sono in meditazione e, mi suona un altro telefono che è magari l'olfattivo con un profumo, una puzza, un odore, okay? Mi suona la cosa da fare, mi suona tutti gli impegni, quante cose potrebbero suonare nella mente. Mi suona ciò che ho fatto ieri, ciò che sto per fare, soprattutto le cose da fare nell'immediato futuro. Questo è ciò a cui si attacca spesso la mente quando è in meditazione. E un aiuto grande è proprio l'entrare dentro di noi attraverso l'ascolto dei rumori interni che avvengono nel nostro corpo. Cioè, se io mi soffermo ad ascoltare il mio respiro attentamente, il battito del mio cuore o tutti i suoni interni che piano piano inizierete a sentire dentro al vostro corpo, inizierete a tralasciare le distrazioni esterne. E arriverà un punto dove vi accorgerete che magari inizia ad esserci un profumo e siccome che voi siete in meditazione non lo sentite. Poi quando riaprite gli occhi vi accorgete che quel profumo c'è. È una capacità di attivare e disattivare questi telefoni. Una volta fatto quello, si entra davvero in uno stato di meditazione. Cioè, capite quanto è intenso il cammino per poi arrivare alla vera meditazione, alla pura meditazione. E yama e niyama sono i primi passi e sono fondamentali. Ora poi velocemente li andremo a riesplorare oggi. Ultimo braccio dello yoga è il samadhi. Il samadhi è l'estasi, è l'unione col divino, è proprio il raggiungimento di questa unione. È quello stato di connessione totale con tutto
dove non vi è più la dualità. E anch'esso in realtà è suddiviso in 2 stadi, cioè uno stadio dove abbiamo degli sprazzi di samadhi, alcuni di voi forse l'hanno anche sperimentato. Sono in meditazione, ma arriva una gioia immensa che non ha una spiegazione razionale. Oppure sto facendo kirtan e sento che siamo totalmente tutti connessi, tutti fratelli, tutti uniti, tutti uno. Poi torno nella mia dimensione dualistica. E quello è il primo stadio di samadhi. Alcuni di voi sicuramente l'hanno sperimentato. E poi c'è lo stadio del samadhi successivo, che è quello che hanno raggiunto i grandi maestri, cioè sono costantemente in quello stato. Non tornano più nel concetto di divisione, pur stando nel mondo. Ok, Azzurra, vai. Ma io però mi sono persa un braccio, perché io ho scritto 7, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Dharana, Samadhi. Dharana e Samadhi. Sono 7, 1, 2. vero? È stato Dhyana, hai spiegato questo? Non hai spiegato questo. Ah, no, Dharayana e Dhyana sono 2. Ah. Quindi ritirare i propri sensi. Esatto, e Dhyana Allora, è la meditazione. Il primo è ritirare e- i sensi, il secondo è la meditazione. È ovviamente un qualcosa che poi fai in una pratica completa, l'obiettivo poi è fare tutti questi passi, quindi ti concentri, ritiri i sensi, mediti. Però è nominalizzata nel percorso dello yoga, è nominalizzata in queste 3 fasi. mm. Allora, Tanto no, la domanda... Alzata la prima. non alzata, a mano alzata. La mano alzata però l'avevi detta prima del, diciamo... Sì, però adesso non capivo questa cosa in questo momento. Prima invece volevo chiedere questa cosa. Ultimamente, in effetti, arrivano molte persone che ti invitano, vedo, a fare dei riti con sono poi in realtà delle droghe, comunque delle sostanze psicotrope che ti permettono di entrare in altri stati d'animo e in altre dimensioni. Ma effettivamente un tempo però nelle tribù, mi viene da dire, venivano utilizzati queste sostanze per entrare, cioè per aiutare, sì, probabilmente c'era molta più consapevolezza e conoscenza delle erbe. Ecco, Quello questo che volevo chiedere. comunque, qui ora parlando del cammino dello yoga, lo yoga non condivide questo. Cioè, nessun maestro di questo stile, di questo approccio alla vita condivide questo, perché fondamentalmente, e qui lo posso confermare anche per esperienza personale, con la meditazione puoi raggiungere tranquillamente quegli stati di cui parlano. Poi Quindi diciamo che le droghe, le sostanze stupefacenti ti possono aprire delle porticine, ti dicono guarda, potrebbe essere così, ma quando finisce l'effetto tu torni nella tua personalità, nelle tue dinamiche, nelle tue paure e in tutto il resto. Anzi, noi qua sull'isola ne sentiamo un po' di tutti i colori. E, ti perdi, rischi di perderti, perché poi magari dici, ok, ma chi me lo fa fare di meditare tutti i giorni? Mi prendo un funghetto allucinogeno, vado nel samadhi e sono a posto. Ma hai realizzato davvero quella consapevolezza? È un qualcosa di tuo. È sempre il prendere una mano esterna. Quindi Questo per quanto riguarda una persona che è in cammino per conoscere se stesso.
Invece per quanto riguarda un guru, che non so, mi viene da dire un capo tribù, è un'altra cultura, cioè un altro Non che esiste, magari non esiste qualcosa che è giusto o non è giusto. no, Ah, non sì, è questione di gusto, era per ogni cosa capire, cioè, fatto. perché esatto, ci sono vari modi per Diciamo, raggiungere. se qualcuno ha un livello di consapevolezza in cui, diciamo, vive ad un livello superiore, allora può anche ubriacarsi e fare quelle cose, ma dipende anche perché le fa. E secondo me, quando una persona che è abbastanza elevata arriva tipo a ubriacarsi, è perché secondo me serve ad aiutare colui che gli ha proposto questo per portare lui stesso al suo livello, non di scendere lui a quel livello. Non so se hai capito, no? Comunque, in tempi diversi c'era una consapevolezza diversa, un ego diverso, delle usanze diverse. E non è sbagliato usare qualche sostanza per avere degli stati superiori. La domanda è: che cosa cercate voi? Cioè, Sì. degli stati belli che vengono anche attraverso delle sostanze particolari, sono degli stati che iniziano e finiscono. È come ogni cosa a cui si attacca l'ego, si attacca solo alle cose che iniziano e finiscono, perché non ne conosce altre. Quello a dove vorremmo arrivare noi tutti insieme è a qualcosa di permanente, che è oltre uno stato che inizia e finisce. Capite la vera Esatto. differenza? Quindi il samadhi, di cui si parla nello yoga, non è uno stato che tu vai, entri, tutto bello e torni, ma è uno stato di fondo da cui poi tutto il resto si vive all'interno di questo samadhi. Prego, Cinzia. Alzato. Alzato. Sì, sì, volevo dire che anche dal punto di vista prettamente fisiologico, cioè assumere droghe vuol dire alterare l'equilibrio del tuo organismo. Quindi il tuo organismo è già in grado di produrre le sue droghe naturali. Se Esatto. tu le induci dall'esterno, rompi questo equilibrio. Quindi è vero che magari raggiungi uno stadio di sballo, diciamo, ma poi quando finisce l'effetto torni più in basso perché il Esatto. tuo organismo non ha prodotto, avendolo assunto dall'esterno, quelle sostanze che gli consentono di tenere un umore normale, diciamo. Quindi ogni volta tu sali, ma poi scendi più in basso ed è questo che crea la dipendenza dalle droghe, no? Perché il tuo organismo non li produce più e quindi sei sempre più sei obbligato ad assumerle dall'esterno. E quindi effettivamente io penso, come dice Lila, come dice Luce, quello che dobbiamo fare è imparare ad attivarle noi dall'interno in modo tale che il nostro organismo sia sempre così e non aver bisogno dell'interruttore esterno, che poi Esatto. veramente ti dà dipendenza e le droghe perché funzionano? Per questo, perché te lo danno nell'immediato, però poi il povero organismo non li produce più e quindi sei Esatto, panato e quindi hai, non devi. hai ampliato il discorso anche a qualcosa di più grande, ovvero le droghe sono qualcosa di grossolano, no? Ed è più Eh, facile evitarle piuttosto che il buon cibo, i vizietti, no? Le cose più piccole, perché l'ego magari non si può attaccare a queste perché, oh, che cos'è quella droga? Non sto lontano. Ma è più difficile però stare lontano da quel cibo che ci piace tanto e che però ci fa star male, oppure che lo usiamo per riempire quel vuoto, per avere quella cosa, quello stato temporaneo di piacere, che però non va a colmare quel vuoto che in realtà vuole essere colmato. E quel vuoto può essere colmato solo da se stessi, cioè da ciò che siamo. Quando c'è la disconnessione da ciò che siamo realmente, si crea un vuoto. Mhm. E quel vuoto interviene l'ego e cerca di riempirlo con qualsiasi cosa, con idee su noi stessi, con l'amore degli altri, col cibo, con i vizi, con la spiritualità, con le pratiche. Sì.
E inoltre da un punto di vista di corpi sottili, qualunque sostanza tappa i canali, anche se apparentemente lì per lì sembra che li apra, perché magari ti fai la ayahuasca e lì per lì ti si apre il mondo. Dopo sei più chiuso di prima, come diceva Alzata, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista energetico. E ne abbiamo viste diverse persone che si sono trovate poi in questa situazione o finiscono nella dipendenza, cioè io sto solo bene in quello stato, non ci sto arrivare attraverso la meditazione e quindi devo prendere sempre quella determinata sostanza o periodicamente ho bisogno di quella determinata sostanza. E quello è di nuovo un altro attaccamento che il Buddha insegna è la radice della sofferenza. Cioè, banalmente anche il caffè, no, per dire, è un caffeina, è come dopamina, serotonina, eccetera, è come ha la stessa formula chimica di un neurotrasmettitore. Semplicemente va a bloccare come un tappo a livello delle sinapsi, ciò che dovrebbe riassorbire l'adrenalina e quindi tu rimani in uno stato artificiale di adrenalina continua. Ma questo non è positivo perché ti induce a spendere delle energie che non hai. Una volta che poi l'adrenalina rientra, tu sei a pezzi, ma molto peggio di prima, invece di ascoltarti. E le droghe hanno proprio, cioè funzionano proprio come i nostri neurotrasmettitori. Quindi l'idea giusta, cioè io non lo so, condivido, cioè a livello fisiologico è proprio questa, è di attivare le tue droghe interne, le endorfine col movimento, eccetera, ma non dall'esterno. Cioè, tutte le volte che dipendi dall'esterno sei panato, devi dipendere da te. Quindi anche il caffè, quando capisci che non fa niente, semplicemente ti altera i tuoi equilibri interni, non lo prendi più, perché uno dice, ma chi se ne frega e quindi ci stai lontano. E invece ci sono dei momenti, come dicevate voi, in cui dici, a me capita di dire, cavolo, come sto bene, cioè vorrei capire perché, come mai sto così bene per intrappolare questo stato, questa condizione, però molto spesso cioè, non capisco, sto bene e basta, e dico, vabbè, godiamocelo, buonanotte. Esatto, l'unica cosa che devi fare è cercare di far sì che duri il più possibile e strada facendo durerà sempre di più. È vera questa cosa. A me la prima volta mi è capitato quando vi ho incontrato alla Twill, oramai più di 2 anni fa, è vero. Ho detto, caspita, questi due, attenti a quei due, che cosa hanno questi due? Grazie. Ok, tornando a noi, risilenziamo i microfoni. Che cosa insegnano quindi di base gli yogi? La meditazione e altre due paroline in sanscrito che si chiamano sadhana e seba. Sadhana è lo sforzo spirituale, la pratica quotidiana. Seba è, tradotto vorrebbe dire ogni cosa che facciamo è un atto di servizio. E se noi chiedessimo a uno yogi cosa devo fare per essere in pace, risponderebbe meditare, sadhana e seva. Lo sforzo spirituale è un qualcosa di necessario, cioè se noi dessimo retta alla nostra mente non faremo mai niente. Saremo sempre nella nostra zona di comfort a fare la classica routine e via. Lo sforzo spirituale è quella volontà interna che ci fa dire sono stanca, non ne ho voglia di meditare, apro comunque il tappetino e medito. Oppure stasera non ho tempo, ho 1000 cose da fare, almeno una pagina di un testo sacro lo leggo. Quello è lo sforzo spirituale, che lì per lì una persona esterna potrebbe dirti: ma chi te lo fa fare? Guardati un film, dormi un'ora in più. Ma in realtà nel momento in cui la fate, poi dite: cavolo, come sto bene, mi sento rigenerato, mi sento rigenerata. E quello sforzo è subito ripagato. Ed è necessario,
Perché se noi non compiamo uno sforzo all'inizio, la nostra mente non ci farà mai spontaneamente mettere a meditare tutti i giorni. Ci vuole un qualcosa da dentro di noi che ci fa partire, che ci fa dire devo imparare a farlo, devo mettermici. Poi inizia ad essere un non sforzo. Noi lo vediamo, se non meditiamo un giorno, non facciamo la nostra pratica, ci manca. Non è uno sforzo. Però all'inizio ci vuole un po' di sforzo. E ciclicamente ci vuole dello sforzo, perché magari poi è anche da anni che mediti, poi è il momento che sei down, è il momento che tuo marito ti ha lasciato o quell'altro si è comportato con me, male con me e non vorrei meditare più, perché non voglio stare dentro di me, voglio distrarmi con qualcosa di esterno. E lì devo sforzarmi ancora di più. Ed è lo sforzo spirituale che ti ripaga più di qualunque altra distrazione. E poi c'è Seba, cioè l'approccio. Perché lo facciamo? Non lo faccio solo per me. Ogni cosa che facciamo è un atto di servizio. Se voi vedete la vostra pratica, la vostra meditazione come un atto di servizio, questo vi invoglierà ancora di più. Cioè, Seba può esistere anche se fossimo da soli chiusi in una grotta. Ogni essere umano che realizza la pace per se stesso dona la pace a milioni. E ci sono delle anime su questo pianeta che soltanto che la loro presenza permette a questo mondo di non avere un collasso. Siamo tutti collegati e quindi il maestro, il monaco che può essere eremita su una montagna, in realtà crea un equilibrio che compensa tutta l'energia bassa che possiamo percepire. Quindi la nostra meditazione non è solo un qualcosa di nostro, hanno fatto proprio degli studi scientifici sotto questo aspetto, quindi monaci che si radunavano nelle città magari più malfamate e diminuiva il tasso di delinquenza, di criminalità. Ci sono proprio stati degli studi, se non li avete visti andateli a cercare A su Washington sono state YouTube. fatte da dei monaci. Quindi è stato proprio anche provato scientificamente che ciò avviene. Pensate cosa può fare la vostra meditazione, perché quando voi meditate, in quel momento non siete da soli a meditare. In contemporanea nel mondo ci sono tante altre anime che stanno meditando e quando voi meditate vi mettete in connessione con quei maestri che hanno fatto per anni, per secoli, quegli insegnamenti, quelle pratiche. Quando voi fate Om dentro di voi, quell'Om l'ha pronunciato Gandhi, l'ha pronunciato il Buddha, l'ha pronunciato Yogananda e vi connettete a quell'energia. È tutto collegato. Aiuta tanto mettere in chiaro che la nostra, e parlo di nostra perché se siete qui è perché siete su questo cammino, non è una strada facile, è un cammino, è come andare in un fiume controcorrente, nel senso che le altre persone, le persone intorno a noi, nella maggior parte dei casi vanno dall'altra direzione, altro che sforzo spirituale. Quindi è importante essere consapevoli che non è una strada facile, perché altrimenti al primo ostacolo, la prima volta che non abbiamo voglia di meditare, ci sentiamo degli incapaci. E invece è assolutamente normale. È come un bimbo che sta imparando a camminare, non è che al primo tentativo, yeppa, inizia a camminare alla grande. Prova, prova, prova e cade. E non è una strada facile, ma sicuramente è una strada possibile. Ed è la strada che ci porta alla nostra realizzazione. E alla fine il non seguire la nostra realizzazione ci costerebbe una fatica molto più grande. Quindi ad oggi, al giorno d'oggi, in realtà è possibile fare
moltissimo. Intanto dobbiamo mettere a fuoco il punto in cui siamo. Quindi quello che sto dicendo è un qualcosa che già avete assorbito, già nel vostro quotidiano seguite questi spunti, oppure ancora la mente vi domina, avete ancora quella parte che vi distrae e così via. Quindi mettere a fuoco il punto in cui siamo ci serve per essere obiettivi, per capire come possiamo migliorarci. E se una persona ha i primi passi, è una persona magari si è incuriosita, ne potete conoscere tante anche intorno a voi, persone che magari si sono incuriosite e hanno iniziato da poco a fare un percorso spirituale, non hanno ancora una loro pratica, esplorano. All'inizio è normale sperimentare tante vie, tanti insegnanti, tanti libri diversi, fare un po' di questo, fare questo corso, poi farne un altro, eccetera. E posso dire anche che è un po' il livello della maggior parte delle persone che sono anche apparentemente in un cammino spirituale, che perché purtroppo in quest'era a volte la spiritualità è vissuta come un intrattenimento. E quindi faccio 1000 corsi, faccio 1000 cose diverse. A volte sento persone in coaching, ogni weekend sono a fare un'esperienza diversa, una pratica diversa. È di nuovo un intrattenimento, va bene, è perfetto, non c'è nulla di sbagliato, ma non è un vero cammino. È il provare tante cose. Il vero cammino inizia quando si fa una pratica quotidiana. Quando nel quotidiano metto in pratica quello che ho acquisito. Ed è la prima risposta alla domanda: come essere yogi oggi? Fare una pratica quotidiana, meditare, ascoltarsi, pregare, essere presente, compiere appunto questo sforzo spirituale, consapevoli che non lo facciamo solo per noi. Ok? E la pratica ovviamente deve essere su misura per noi, in base al tempo che abbiamo, alle nostre caratteristiche. Ci sono persone che amano fare le meditazioni dinamiche, altre che amano stare in una pratica statica, c'è chi fa Qigong, c'è chi fa yoga, c'è chi fa Tai Chi, ognuno può fare quello che sente più in linea. C'è chi fa Ananda Mandala tutti i giorni, perché poi ne sentiamo tante. Sì, e quindi ognuno sente quella che dice è il mio, è la mia, e è bene che segua quello. Quindi non c'è una meditazione che è la legge, dobbiamo seguire quello che ci risuona, che sentiamo nostro. E tutto quello che faccio per me e il bene che ricevo dalla mia pratica, devo proprio sentire e sperare che possa essere di beneficio agli altri, alle persone che incontrerò, a chi incrocerà la mia emanazione, che io possa condividerlo. E lo vedete, se fate una pratica, un'ora di meditazione o queste chiamate insieme alla domenica, quando finite avete un'altra energia e chi sta intorno a voi, inconsciamente o consciamente, la riceve. Più di qualunque parola voi possiate dire o convincimento possiate cercare di fare. È la vostra emanazione. Quindi quando noi pratichiamo si crea un equilibrio mentale, un equilibrio fisico che dona immediatamente questa pratica. E la nostra intenzione è proprio che sia anche un dono per gli altri. Quindi iniziamo a pensare che la nostra esistenza ha un peso importantissimo, che tutto è inserito in un ordine cosmico e anche noi abbiamo il nostro posto. In questo disegno divino ci siamo anche noi. E gli alberi non mangiano i loro frutti, i fiumi non bevono la loro acqua,
allo stesso modo noi possiamo in qualche modo, attraverso quello che assorbiamo, dare nutrimento a chi ci circonda. Questo ovviamente non vuol dire annullare noi stessi. Quindi stare nel nostro posto, nel nostro spazio, implica sia il servizio, sia il nutrire noi stessi. Non siamo qui solo per noi stessi e nello stesso tempo, ovviamente, nutriamo in primis anche noi stessi. Quindi l'essere per noi stessi coincide con l'essere per gli altri. Ricordiamo proprio sadhana, sforzo spirituale, seba, il compiere azioni anche per gli altri, proprio come linee guida. Lila ha alzato la mano. Sì. Per qualcuno potrebbe essere difficile trovare la propria pratica quotidiana, no? A me lo yoga non mi ispira, Qigong neanche, con l'altra meditazione ormai l'ho fatta prima, adesso non la sento più. Quale potrebbe essere quella che è più adatta a me? Beh, la meditazione, la pratica, il percorso, non è altro che la scoperta, o meglio, diciamo sì, la scoperta o il conoscimento di qualcosa che noi non siamo. Andando a scoprire, a sviscerare questa entità illusoria, noi la andiamo ad annullare. Andiamo ad annullare, annullando ciò che noi non siamo, andando a levare ciò che non serve, la spazzatura, allora rimane ciò che siamo. Quindi quando vediamo che quella pratica mi porta a far uscire il mio passato attraverso delle esperienze, attraverso dei miei stati particolari, a rivedere delle cose, a rivedere delle ferite, o a ricordare qualcosa, o a essere in un certo stato anche di stress, quello potrebbe essere una buona cosa. Quando la meditazione vi porta troppo in uno stato di tutto è molto bello, è giusto, va bene, ma potrebbe essere anche una trappola. Sì. Potrebbe essere una maschera, come abbiamo detto prima, una droga. Quindi per quei 20 minuti tutto è bellissimo e tutto è fantastico, sono in uno stato pazzesco. Finita la meditazione, continuo poi a giudicare, a essere preda ai bisogni del corpo, ai bisogni della mente, no? Quando invece io mi sento proprio in lavoro su di me, sento che si sta muovendo qualcosa, sento che questa emozione che mi ha causato lui, che è di fronte a me, in realtà sta risvegliando qualcosa del passato. Lì sono in lavoro su di me. E questo, quando io sono davvero disponibile a voler fare questo, non c'è bisogno che vada io a cercare il maestro giusto o la dinamica giusta o la pratica giusta. L'universo te la porta, ma devi fargli capire che tu sei pronto. Perché se l'universo te lo buttasse addosso, tu non capiresti che è la tua vera volontà liberarti. Ti sentiresti spinto. E allora non fai qualcosa contro te stesso. Invece quando tu capisci e dici no, io voglio trovare la mia pace interiore, Dio o angeli, o usate le vostre divinità e i vostri riferimenti più elevati, aiutatemi voi a trovarmi, a farmi arrivare qualcosa perché io voglio la pace e voglio una vita migliore. La risposta arriva. Non arriva come la pensate voi, non arriva subito, ma vi accorgerete che l'universo vi porta nella quotidianità qualcosa che vi fa lavorare su voi stessi. Può essere una persona, una meditazione, può essere un maestro, può essere un libro, può essere un percorso lunghissimo o tante cose diverse a seconda del periodo. Quindi la più grande pratica è l'osservazione. Quando io sono capace di osservare me stesso, in qualunque modo, anche quando sono in preda alle emozioni, dopo posso osservare quella cosa, perché è così
che si va a sviscerare ciò che noi non siamo. Ecco, un altro aspetto fondamentale per avere una trasformazione profonda è il creare sia dei cambiamenti interni sia esterni. Ad esempio, l'abbiamo detto tante volte, il nutrirci di letture spirituali, il nutrirci di bellezza, la bellezza della natura, la bellezza di un luogo sacro e iniziare ad agire in modo diverso, iniziare a comportarsi in un modo diverso, essere coerenti con gli insegnamenti, con quello che imparo, con quello che leggo, con quello in cui credo e iniziare a distinguersi nello stile di vita. Cioè, l'essere uno yogi moderno porta inevitabilmente a distinguersi. Come dicevamo prima, è il percorrere un fiume controcorrente, quindi non potete pensare di essere come la maggior parte delle persone intorno a voi, ma non per un discorso di ego, ma proprio perché il fare questo percorso è un compiere scelte che la maggior parte delle persone non sceglie nel quotidiano. Quindi inevitabilmente iniziate ad essere diversi. Io lo sento anche con tutte le persone che seguo in coaching individualmente, che mi dicono: sono un eremita, mi sento un po' distaccata dalla società, mi sento un'aliena. È normale, ma per forza. Cioè, non potrebbe non essere così. Perché se ogni giorno si compiono azioni diverse, si va a creare inevitabilmente qualcosa di diverso. Quindi cerchiamo di essere coerenti con quello che impariamo, quello che apprendiamo e un cambiamento esterno, quindi il cambiamento del mio comportamento, porta anche trasformazioni interiori. A volte comincia con l'agire e poi tutto cambia, perché a volte le persone se la raccontano di nuovo e quindi dicono: quando sarò pronto inizierò a fare questa cosa, inizierò a meditare la mattina, lunedì inizierò la detox. Ma quel lunedì non esisterà mai, o magari durerà solo un giorno. Inizia ad agire e poi sarai pronto. Cioè sono le azioni a volte che portano a un sentire diverso. Non dobbiamo aspettare l'ispirazione. È la motivazione è una conseguenza dell'azione, non il contrario. Cioè non posso aspettare che sia il mio momento per meditare, magari non lo farò mai. Ma se io inizio a meditare, ad un certo punto inevitabilmente sentirò l'ispirazione, sentirò la connessione. Quindi a volte è l'azione che anticipa l'intuizione e tutto quello che deve essere. Vai, Long. Ma se uno sente un periodo, un forte senso di solitudine, da cosa può dipendere? Beh, Cioè, solitudine è una domanda un po', un po' ampia, però magari, non so, cioè, sì, qualche idea ce allora l'ho, però magari... intanto dipende da se sentiamo una solitudine, nel senso che fisicamente ci sentiamo soli perché magari non frequentiamo nessuno, non vediamo nessuno, siamo sempre da soli e ci sentiamo soli, oppure solitudine, cioè sono sempre circondato da persone, ma in realtà dentro di me mi sento solo. No, Quindi la prima, la prima. la prima, ok. Cioè, un Mm, po' un insieme di- sì, un po' un insieme di tutte e due. allora, Più la prima, diciamo. potrebbe dipendere dalla personalità che ha ancora bisogno di sentire nutrimento appunto dall'esterno, quindi dei vuoti interiori che sentono ancora il bisogno di essere colmati dall'esterno, o magari semplicemente potrebbe essere una fase necessaria nel percorso evolutivo, perché quello che abbiamo visto anche noi in prima persona è che in un cammino
ciclicamente abbiamo anche proprio bisogno di stare dei momenti, dei periodi, dei giorni da soli, ma non è una cosa negativa. Quella solitudine ti permette di non avere bisogno dell'altro, ma di vivere con piacere l'altro, ed è una grande differenza. Cioè la maggior parte delle persone non sa stare da sola e quindi chiunque va bene, ma non è quello che davvero cerchiamo. E se siamo qua è perché comunque cerchiamo qualcosa di più. E quindi magari questo momento di solitudine è un dono che ti permette di trovare un equilibrio da solo per poi far sì che chi arriverà non sarà più un bisogno, ma sarà una persona con cui condividere un cammino. Aggiungi... Sì, la solitudine è uno stato che viene confuso con o mischiato, o semplicemente è un altro modo di dire abbandono. Cioè mi sento da solo, no? Mm. Questo significa che io ho bisogno... Che significa aver bisogno di qualcuno? Che cos'è che fa davvero la presenza di qualcun altro al tuo fianco? Che cosa ti interessa di avere qualcuno al tuo fianco? Se non percepire l'amore. Che senso ha? Tutto si riduce a questo, quindi, come dissi anche la volta scorsa, se io ho 10 milioni, ha senso che chiedo in prestito 10 euro a luce? No, perché ho 10 milioni. Quindi, quando manca quell'amore, cioè se io non sto bene con me stesso, non mi piace la mia compagnia, io ho bisogno di qualcun altro, altrimenti mi sento solo. Eppure se ti guardi intorno, avrai degli alberi, avrai dei palazzi, avrai una strada, avrai l'aria, avrai il cielo. Ricordate io respiro, eccetera. La solitudine non esiste. L'unica vera solitudine è quel senso di abbandono che noi sentiamo solamente perché siamo disconnessi da tutto il resto. Quindi cosa dobbiamo fare? È proprio un'occasione per provare a riconnetterci con il resto. Mi sento solo, ma non è vero, senti questo rumore, no? E poi lì c'è un albero. Osserva quell'albero. Osserva la gente che passa. Osserva il tuo respiro. La solitudine è uno stato da osservare, perché non è davvero reale. Io posso stare davanti a 100 persone e sentirmi solo perché non vibro alla stessa vibrazione che vibrano gli altri, no? Oppure sono solo, mi sento solo perché nessuno è vicino a me. Poi arriva una persona X qualunque e mi sento meglio. Anche se questa persona non c'entra niente con te, magari ti annoia anche. Però tu hai bisogno di quella presenza. Cos'è che vi fa lavorare davvero su di voi e vi può portare di più a connettersi con l'essenza della vita? Stare con una persona che non vi interessa solo per la sua presenza o entrare dentro se stessi e comprendere da dove viene quel senso di solitudine? Prego, alzata. Sì, volevo dire la stessa cosa con parole diverse. Io mi sento sola quando mi sento separata. È il senso di separazione dal flusso della vita che ti dà questo senso di solitudine, ma in realtà veramente non esiste. È come dire che nell'oceano, tu sei una goccia nell'oceano e ti senti asciutto. Non è possibile perché tu sei immerso nella vita. E un'altra situazione in cui io mi sentivo di più sola era quando sei stanco, quando sei molto stanca, ti senti sola, ma in realtà è un bisogno di rigenerarsi, è un po' come i pannelli fotovoltaici che a un certo punto devono ricaricarsi per dare energia. E quindi io mi sento così quando sono particolarmente stanca e non hai più da dare,
ma allora devi capire che quella solitudine ti serve per rigenerarti e che è una cosa positiva. Quindi per me è proprio il senso di separazione, che è un errore della mente che ti fa sentire solo, e dall'altra la stanchezza, la necessità di rigenerarsi. Allora quella solitudine devi capire che è rigenerante, che ne hai bisogno, che in realtà ti fa paura, ma in realtà è rigenerante. Poi finalmente hai da dare. Cioè, insomma, ho detto le stesse cose di Lila, cioè così come le percepisco io. Io a volte penso proprio, quando dico come mai c'è questo senso di abbandono che ti viene quando pensi di essere sola, e a volte dici sei solo stanco, mettiti a letto come se tu fossi un bambino piccolo e ti metti a riposare, mettiti nella natura, fai una pratica, rigenerati. Oppure quando hai questo senso di separazione, che però è falso, come dice Lila, cioè tu non puoi, sei una goccia nell'oceano, non puoi sentirti asciutto, sei nel flusso della vita. E quindi effettivamente l'altro, cioè, che cosa ti può... A me succede il contrario adesso, che voglio sempre stare di più da sola, perché adesso troppo spesso le persone mi annoiano, perché non mi dicono niente, dico, cavolo, sto perdendo tempo, sto ascoltare le lamentele di questo che non portano niente a lui, non portano niente a me, a cosa serve? Cioè mi viene da dire, vabbè, è inutile questa discussione. Poi mi viene da pensare il contrario adesso, che... Sì, va bene, va bene. che Cerchiamo di non allargarci troppo negli interventi, nel senso poi si ripetono sempre le stesse cose. Sì, sì. Però va benissimo Sì, alzato, va sì, benissimo. sì. Abbiamo capito il Infatti messaggio. vedevo un po' di voi che ridacchiavano, quindi condividevano quello che diceva Alzata. Ok, andiamo a rivedere un pochino Yama e Niyama, perché come dicevamo prima, è come se ci fosse un ordine in questa dimensione, un disegno di cui noi facciamo parte, e questo ordine nel quale siamo inseriti ha delle regole fondamentalmente, delle regole pratiche. E Yama e Niyama sono proprio delle indicazioni estremamente pratiche sullo stile di vita. Un esempio è Ahimsa. Ahimsa è la non violenza. Era ciò che portava, era ciò che cercava di condividere il più possibile Gandhi, la non violenza, Ahimsa in sanscrito. E anche qui possiamo tornare al discorso di prima, cioè una persona potrebbe dire: quando mi accorgerò che siamo tutti uno, praticherò Ahimsa. E invece no, metti in pratica Ahimsa e poi ti renderai conto che siamo tutti uno e che tutto è collegato. Cioè, se io inizio a vivere cercando di praticare la non violenza verso gli animali, non violenza verso le persone, non violenza verbale, non violenza di pensiero, più acquisisco questa sensibilità e più sentirò che c'è una connessione, una comunione con tutto. E spesso il nostro ego dice: le regole, Yama, Niyama, tutte queste informazioni, troppo regole, ma io voglio essere libero, no? E chi dice questo spesso è proprio l'ego. Cioè, l'essere liberi, lo diciamo anche nel nostro libro Dal caos alla libertà, non è fare ciò che ci pare. Cioè, se io sono libera e dico ok, sono libera, allora adesso rovescio quest'acqua sul mio computer. Quando sono libera, faccio quello che mi pare, ok? Oppure sono libera e la prossima sessione la facciamo nudi, ok? Non è davvero la manifestazione dell'essere libera. E se io lancio l'acqua sul mio computer, non ho una punizione, ho una conseguenza. Quindi se io seguo le regole e non butto l'acqua sopra il mio computer, le cose funzionano, il mio computer funziona. Se per essere libera trascuro il mio corpo, tratto male gli altri,
anche in questo caso non ho delle punizioni, ho delle conseguenze. Quindi una cosa che spesso diciamo, appunto collegata a Yama e Niyama, è proprio ahimsa, la non violenza. Per questo vi consigliamo, ad esempio, di evitare il consumo di carne. È uno degli elementi più importanti, perché il nutrirci di animali morti è una delle energie più grossolana, che è anche più semplice levare in realtà. E è una scelta che evita immediatamente violenza. Uccidere un mammifero, poi non andiamo noi a caccia, ma comunque contribuiamo. E uccidere un mammifero che è un nostro fratello perché è estremamente simile a noi, è una delle violenze più grossolane. E dentro di noi lo sappiamo, perché alla fine sappiamo quanto un mammifero è in grado di provare emozioni, è in grado di piangere, di giocare. Se avete avuto modo di vedere un maialino piccolo, scodinzola come un cane. Se vi vede, vi conosce dopo un po', vi fa le feste. Prova emozioni come noi. Quindi tagliamo una bella fetta di violenza, ad No, pensavo esempio. di me. Ed effettivamente in questo periodo storico, tornando al discorso essere uno yogi moderno, possiamo tranquillamente evitarlo, perché ci sono così tante opzioni diverse. Un attimo. Sì. Non violenza è anche nelle parole, nei pensieri, nelle azioni. Di questo poi ne parlerà Lila nelle nelle 4 nobili verità del Buddha. E può esservi utile crearvi proprio un diario, lo dicevamo anche all'inizio dell'anno, se non l'avete ancora fatto comunque ve lo consiglio perché vi serve per fare ordine. Un diario come magari facevate da bambini, da bambine, e segnarvi. Ho evitato di criticare oggi, ho evitato di offendere, ho evitato di dire bugie. Yama e Niyama parla del non rubare soltanto la bottiglietta d'acqua che oggi è chiamata in causa spesso, e anche non rubare tempo, non rubare attenzioni, non rubare energia. Ad esempio, chi parla solo di se stesso ruba estremamente energia, enormemente energia. Fate caso, se notate che una persona parla solo di se stessa, prendete un po' le distanze perché vi sta ciucciando energia. Imparare a direzionare l'energia sessuale, quindi non disperdere energia. Distrazioni, social, televisioni, sono tutte dispersioni di energia. Quindi iniziamo a chiederci e magari annotiamocelo proprio se sentite che possa essere uno strumento per voi lo scrivere. Sto facendo comportamenti o sto avendo pensieri che mi danno energia oppure che me la levano? Il praticare il non attaccamento è un altro aspetto di Yama e Niyama. Imparare a dire di no a tante cose. Quella è la vera libertà. Una persona mi invita in un posto, non mi va, imparo a dire di no. Ho l'armadio pieno di vestiti, scelgo di darlo via. Scelgo di dare via una parte delle mie I cose. vestiti, non l'armadio. Scelgo di dare via l'armadio intero. Quello è non attaccamento. Usare solo ciò che ci serve davvero. Regalare ciò che non ci serve. Essere dei pellegrini in questa terra. Il non accumulare. Di recente ho conosciuto una persona che poi è diventato un amico, che è un nomade digitale, che vive da 20 anni andando in giro con il suo zaino. Ha un bello zainone grande e va in giro con quello. E ha tutto ciò che gli serve lì. E
non è per dire un barbone che magari ce lo immaginiamo con lo zaino scappato di casa, no, vive nell'abbondanza, sta benissimo, lavora online e ha tutto ciò che gli serve nel suo zaino. Ciò che non gli serve lo regala dopo un po' che sta nei posti. L'imparare a non accumulare. E un'altra cosa che insegna Yama e Niyama è imparare a mantenere una purezza della mente, purezza dei pensieri, lavarsi, anche fisicamente. Perché consigliamo di farsi la doccia fredda ogni mattina? Perché levate le tossine fisiche e emozionali che si sprigionano durante la notte, durante il sonno. Se non mi lavo la mattina, queste tossine rivengono messe in circolo, ad esempio. E questo porta poi a portare pesantezza durante il giorno, inerzia, la pulizia del luogo in cui si vive, la pulizia nelle parole, la capacità di praticare la contentezza, quindi di sviluppare la gratitudine, è un altro aspetto dello yoga, è un'altra parte di questi rami dello yoga. Quindi imparare ad essere grati. Mi sono alzata stamattina, respiro, è già un miracolo. Nulla è scontato. Quindi quanta bellezza perdiamo perché siamo incapaci di vedere, perché siamo incapaci di ringraziare. Quindi ecco, come essere uno yogi moderno? Osservare e seguire queste cose. Perché in quest'epoca appunto si parla tanto di yoga, ma quanti praticano yama e niyama? Anche insegnanti di asana. Noi l'abbiamo visto anche su quest'isola. Quanti davvero vanno in profondità? C'è un detto che dice: la grazia arriva a chi ringrazia. Impariamo a essere grati, impariamo a vibrare di gratitudine. Un'altra cosa importante, e l'abbiamo detta e la diciamo spesso nelle nostre sessioni, è imparare ad osservare se stessi. Osservare noi stessi, annotarci quando magari ancora scattano dei momenti di emozioni basse, dei momenti di rabbia, dei momenti di tristezza e imparare ad osservare quei momenti. L'osservazione è un capitolo abbastanza ampio. È un'altra, la maggiore occasione, le occasioni migliori per osservare se stessi e osservando e quando gli altri fanno qualcosa che a voi vi fa scattare qualche tipo di emozione, tristezza, rabbia, paura, eccetera, eccetera, eccetera. Lì è il momento migliore per osservarsi, non osservare il fatto che io ho paura, che io ho rabbia, eccetera, ma chi sono io in quella persona? Perché ho attratto quello? Dove io sono così? E perché ho attratto questo? Che cosa ha scattato in me? E questa cosa da dove deriva? Deriva davvero dal momento presente o viene dal passato? O semplicemente dove io ho quell'atteggiamento? In che forma? No? Con quale sfumatura? Mm-hmm. Non attraete mai ciò che non risuona con voi. Se voi non avete mai rubato in vita vostra, se vi rubano qualcosa, voi neanche ci pensate al fatto che vi è stata rubata, penserete di averla persa. E se è così, voi continuerete a credere di aver perso quella cosa ed è perfetto così com'è. E quella cosa non vi sarà una mancanza, non ci sarà rabbia, oh mi hanno rubato questa cosa, il mondo è così, bla 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 bla. Già dire il mondo è così, come usando questo esempio, già richiama una credenza che viene dal passato. Vedete com'è facile osservare il lavoro su di sé. E un'altra cosa che aiuta molto è proprio lo studio e la lettura di testi sacri. Anche per questo noi abbiamo inserito la lettura mistica, perché è una lettura condivisa di testi sacri e può essere anche uno spunto. Infatti molti di voi poi hanno acquistato questi libri, eccetera,
non prendiamo percentuali sui libri, è Abbiamo proprio percentuali di luce. esatto. È proprio uno strumento potente il leggere testi sacri, perché noi siamo quello che mangiamo, non solo da un punto di vista di alimentazione, ma anche mentale e di parole. Quindi se io scelgo un testo sacro, quello che mi risuona di più, quindi qualunque va bene, ne abbiamo anche suggeriti alcuni, e lo inizio a leggere la mattina e come prima cosa, come prima parola, ascolto una lettura sacra, leggo a voce alta una lettura sacra e la ascolto. Queste parole mi guidano per tutto il resto della giornata. E chiunque può farlo, basta svegliarci 5 minuti prima la mattina e non è che devo leggermi un libro, basta leggere una pagina. Girano dentro, come ha detto Lila, cioè se tu leggi certe parole la mattina appena sveglio, ti entrano dentro e poi ti risuonano nel corso della giornata. Provare per credere. E qualunque parola appena letta la mattina ti risuona, quindi fate attenzione con cosa nutrite la vostra mente per iniziare la giornata. WhatsApp. Ecco, è nociva. Prima fate la vostra pratica, dopo attaccatevi al dispositivo, perché una delle più grandi dipendenze è proprio il cellulare, è proprio il dispositivo, più di qualunque altra droga in questo periodo storico. Quindi se voi aprite gli occhi, accendete il cellulare e come prima cosa leggete cose lì, la giornata sarà già condizionata da questo. Se appena aprite gli occhi, leggete 2 pagine della Bhagavad Gita, del Vangelo, di qualunque maestro, e dopo leggete i messaggi, tutto quello che volete, noterete un cambiamento netto, evidente. Già quei messaggi li vedrete con un'ottica diversa. Se prima leggi che il mondo delle forme è un'illusione e poi vedi uno che si attacca alla lite di ieri col fidanzato, allora dici, cioè, capisci, Sì. no? Sì, i testi sacri vi portano a stare in Non le presenza. risponde neanche. Quindi quando poi entrate nel mondo, entrate già svegli, non solo perché avete aperto gli occhi, ma perché siete svegli. Nello yoga si parla inoltre sempre una parte integrante di yama e niyama è la pratica ascetica, che non vuol dire vivo come un eremita sulla montagna, non deve essere necessariamente questo, è la moderazione, l'imparare a controllarsi, ad autocontrollarsi, moderazione dal cibo, moderazione dalla parola, non parlare troppo. Abbiamo una bocca, 2 occhi e 2 orecchie, non è a caso. Quindi ciò che ci aiuta a centrare la mente. Le parole a volte disperdono, quindi è utile quello che sto per dire, altrimenti non lo dico, non ha senso. Imparare a dedicare dei giorni al silenzio, iniziare ad organizzare la nostra vita in un modo diverso. Cioè, vi faccio un esempio, le vacanze. Le vacanze dovrebbero essere un momento per rigenerarci. Invece a volte andiamo in vacanza e torniamo più ingolfati di prima, perché eravamo in vacanza e allora non potevamo meditare, perché eravamo in vacanza allora abbiamo mangiato come dei porcellini. Ma perché? Cioè la vacanza dovrebbe rigenerarmi, dovrei avere più tempo per prendermi cura di me in vacanza, ad esempio stando più in silenzio. Capite come tutto può essere capovolto? E quanto ci hanno condizionato invece nella direzione opposta. E poi Yama e Niyama comprende Ishvara Pranidhana, la resa al divino, l'imparare ad affidarci alla vita, allenarci ad affidarci. E questo lo fanno ad esempio le persone che vengono qui in particolar modo, che riescono ad arrivare qui, perché alcuni provano e poi non ci arrivano. Quindi ciò che
oggi all'ego sembra andata male, può essere una grande fortuna. Quindi impariamo ad astenerci dall'etichettare le cose belle, le cose che non lo sono. Osserviamo come reagiamo. Istintivamente posso dire che una cosa è andata male, ma in realtà posso scoprire che quella cosa era proprio per il mio bene. Quindi ricordiamoci di essere in un disegno di amore, in mani di amore. Quindi essere uno yogi, per andare a chiudere questa giornata, è possibile facendo delle scelte diverse. Quindi cambiando il nostro stile di vita, alimentazione, scegliendo delle immagini, anche per dire la scelta dei film, la scelta di quello che vediamo alla televisione, mettere da parte la violenza, guardare solo ciò che davvero ci nutre, praticare l'ekadasi, praticare il digiuno, ci servono per autodisciplinarci, per controllare noi stessi, per controllare il nostro ego, evitare alcolici, evitare eccitanti, cibi troppo rasasici, cibi troppo tamasici. Vi ricordate quando avete fatto la tabella? Ecco, se non l'avete ricordato, magari come compito a casa andate a rivederlo. Imparare a dire di no a tante cose. Quella è una grande libertà. E qui ne avete la fortuna, il confrontarvi con una guida, che una guida non deve essere per forza un maestro illuminato. Una guida può essere una persona, un'anima che ha fatto qualche tassello in più di voi e che già ha superato delle cose che voi non avete realizzato. Quella può essere una guida. Il confrontarvi con una guida, e lo diciamo anche noi perché anche noi per primi ci confrontiamo con delle guide, è uno strumento necessario per fare dei salti, per crescere. Quindi la vita di uno yogi fondamentalmente è qualcosa di pratico, di concreto. Iniziamo a chiederci cosa ho fatto oggi, cosa no. Ogni giorno determina la rotta del nostro cammino. Quindi un giorno sì, un giorno no, chiederci dove sto andando e se chiederci se io oggi continuo così, se io ogni giorno continuo così, tra 1, 5 anni, 10 anni, dove sarò? Oggi determina dove saremo. Oggi, domani, ogni giorno sommato. Quindi più silenzio, più pulizia, allontanarmi dal quotidiano, vedere con più chiarezza, con più distacco, andare in luoghi sacri, stare a contatto con gli elementi, con la natura. Ecco, tutte queste piccole cose che messe insieme ci portano davvero ad essere uno yogi moderno. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Mm. Una grande illusione, l'abbiamo detta anche la volta scorsa, è pensare che dopo, quando farò tutte queste cose, allora arriverò dove sei ora. Non c'è da fare, non c'è un percorso che ti fa arrivare da qualche parte dove ora non sei, no? Se il divino è ovunque, noi siamo già connessi con qualsiasi cosa, dove devo andare? Un libro che vi consiglio, che è una storiella esoterica, molto famoso, è L'Alchimista di Paolo Coelho. Paolo Coelho. Sì. E in pratica questo ragazzo fa un viaggio per tornare al punto di partenza, per non starvi a dire i dettagli. Quindi non pensate che dovete fare delle cose per arrivare a un certo risultato, ma mentre le fate state attuando un certo risultato per voi e per gli altri. Quando avete davanti una persona che si sta lamentando, che sta parlando dei suoi problemi, che sta buttando fango in qualche modo, se voi avete
Se voi siete presenti a lei, consapevoli di quello che sta dicendo, dell'illusorietà, la state guarendo, state portando quell'energia a un livello più alto, la state purificando. Così come potete farlo osservando voi stessi. Allo stesso modo vi autopurificate, vi autoelevate. Bene. Bene, penso che per oggi può bastare. Noi ci vediamo domenica prossima con appunto il Buddha e le 4 nobili verità. Adesso avete tante informazioni, prendetevi un po' di tempo anche per metabolizzare e rielaborare tutto quello che avete assorbito. Se ne avete la possibilità, magari state anche un attimino da soli, in silenzio, ancora per una mezz'oretta, vi può aiutare a Vorrei ricentrare. terminare un po' anche per chi vedrà, soprattutto per chi vedrà la registrazione. Cercate di portare più presenza all'Accademia, perché è importante avere questa piccola disciplina. Noi chiediamo un appuntamento a settimana e se voi mancate, cioè non va a discapito nostro, ma va a discapito vostro, perché l'energia data dalla presenza anche degli altri, è diversa dalla registrazione fatta dopo. Sì. No? Quindi se non riuscite ad avere un'ora alla settimana per essere sul pezzo, significa che siete tanto condizionati dal da farsi, no? Sì. Quindi, diciamo, questi sono gli ultimi mesi, noi cercheremo adesso di andare molto più in profondità, anche se vedete che ogni tanto possiamo essere anche più severi, possiamo dire quella cosa in più che potrebbe risultare fastidiosa, è perché sappiamo che l'ego ha bisogno di essere attaccato sempre di più per capire che colui che si sente attaccato non è reale. Quindi volevo solo aggiungere questo, noi ci vediamo domenica prossima, vi mandiamo un abbraccio. Un abbraccio. Namaste. Ciao ragazzi. Se sei riuscito a comprendere l'immenso valore di questo video e se vuoi anche tu iniziare a far parte della nostra Accademia di Luce, entra adesso. Sappi che lo yoga è soltanto una piccola parte di un immenso lavoro su di sé che andiamo a fare a 360 gradi, perché alcune sessioni sono più pratiche, altre sono più teoriche, alcune sono più rivolte alla mente, altre più al corpo, altre più allo spirito. E quindi oggi hai avuto un semino legato in particolar modo allo yoga, all'unione con Dio, ma all'interno di Accademia di Luce potrai avere un vero lavoro a 360 gradi per il tuo benessere. Ti aspetto all'interno. Namaste, illumina il mondo.